important. Buon pomeriggio di nuovo, buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui a casa mia, c'è la mia bellissima mogliettina. Niente, oggi salutiamo i ragazzi che ci sono su TikTok, ciao a tutti. Oggi saremo anche su TikTok, su Twitch per il momento no, ho staccato, ma presto riprenderemo. E oggi parleremo di nuovo, completeremo il discorso, anzi lo studio che abbiamo fatto di come presentare questa sconfitta di Satana che è arrivata 2000 anni fa, cosa che non tutti sanno, ma che è successa 2000 anni fa, è avvenuta, è successa e tutt'oggi ha effetto. Il problema è che manca la conoscenza, il problema è questo. Vi ricordo inoltre che tutti questi piccoli insegnamenti, saranno una quarantina di podcast, li trovate su tutte le piattaforme di podcast. Vivere Dio in casa, troverete su Apple Music, su Amazon Music, ovunque, anche su Spotify. E inoltre abbiamo anche il sito viveredioincasa.com. E se volete contattarci al 373 90 36 953 potete benissimo contattarci per qualsiasi cosa. Nel frattempo mia moglie mi fa sapere se siamo live anche sull'altra piattaforma che non posso dire davanti a TikTok. Vediamo se siamo live lì. Mi piace. Sì. Attiriamo spettatori, attiriamo persone che hanno bisogno di parlare della parola di Dio. Questo, di ascoltare la parola di Dio. Si sente bene? Perfetto, ci siamo, ok. Bene, andiamo direttamente allo studio. Allora, abbiamo visto come è importante presentare quello che è il male ai nostri figli. Perché è così importante presentare il male? Beh, perché prima o poi il mondo, cioè la società, cioè quello che viviamo, presenterà il male ai nostri figli. Questo studio mi è venuto in mente qualche mese fa e qualche settimana indietro ho avuto una domanda da parte di mio figlio, no? Papà, perché Satana è sconfitto e c'è tutto questo male nel mondo? Questa è la domanda di un bambino di 9 anni. Cioè un bambino di 9 anni che fa una domanda del genere vuol dire che già la medita da qualche tempo. E sinceramente questo mi preoccupa un po', mi preoccupa. Sappiamo che noi... ciao Cinzia! Sappiamo che noi dobbiamo far conoscere determinate cose ai nostri figli. Ancor più dobbiamo fare conoscere quanto quel male che si vede nel mondo avviene non perché Satana abbia più autorità, ma perché siamo noi a dare autorità, ascoltando quello che lui ci dice e mettendolo in pratica. Tu puoi ascoltare la parola di Dio, ricevere liberazione e metterlo in pratica, o puoi ascoltare la parola di Satana che puoi benissimo mettere in pratica. Ti assicuro che è molto più semplice da un punto di vista umano ascoltare la parola di Satana e metterla in pratica che ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Perché per ascoltare la parola di Dio abbiamo bisogno dello Spirito Santo, cosa che riceviamo quando riceviamo Cristo. Come faccio ad ascoltare lo Spirito di Dio? Beh, se tu davanti a un problema volgi la tua mente alle cose terrene, alle cose del mondo, stai ascoltando
molto probabilmente la voce di Satana, cioè quello che ti dice la carne, che dove può entrare il pensiero di Satana. Ma se tu volgi la tua mente alle cose di Dio, cioè pregando, meditando la parola di Dio, cercando di comprendere quale scelta avrebbe fatto Gesù al tuo posto, ecco che ascolti la voce di Dio e riesci a fare quelle scelte che Dio ha preparato fin dalla fondazione del mondo. Importantissimo questo. Abbiamo visto un po' tutto quello che è il discorso del nostro dominio che avevamo sulla terra, dominio che abbiamo perso quando Eva ha creduto alla bugia di Satana, ha mangiato il frutto. Da quel momento in poi ci siamo separati da Dio, il nostro spirito si è spento e non abbiamo più avuto contatto con Dio. La gloria che ci rivestiva, quella gloria di Dio che ci rivestiva, ci è stata tolta. Perché? Perché siamo diventati spenti spiritualmente. Quindi ci siamo visti nudi. Perché? Perché prima ci vestiva la gloria di Dio, da quel momento in poi ci siamo visti nudi. E la prima opera che ha fatto l'uomo è prendere una foglia di figo, e non è stata una cosa felicissima, perché il figo irrita la pelle. Quindi, vabbè, ma andiamo avanti. E questo è quello che noi avevamo, dominio che abbiamo passato poi a Satana, che ne ha avuto diritto attraverso questa... cos'è? No, 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 non siamo testimoni di Geova, ragazzi. Per carità, per carità. Cristiani, predichiamo Cristo, cerchiamo di far arrivare le persone a Cristo. Questo è quello che facciamo. Non siamo evangelici, non siamo cattolici, ma amiamo il corpo di Cristo. Ci sono tanti cattolici benedetti da Dio, tanti evangelici. Siamo noi che facciamo differenza. Dio non fa alcuna differenza. Il problema è che nessuno ha tutta la verità. Non esiste una chiesa perfetta. Ecco perché ancora c'è tutto questo caos. Perché la chiesa perfetta arriverà quando Cristo arriverà. C'è poco da dire qui. È una bomba. Bene, va bene, poi li leggiamo, ragazzi. Allora, dominio che noi abbiamo perso, abbiamo dato a Satana, e Satana voleva darlo a Gesù attraverso quello che abbiamo visto nel deserto. Dopo che Gesù era stato battezzato, lo spirito lo spinse verso il deserto per essere tentato dal diavolo. Lì il diavolo gli dice: tutto questo che tu vedi, tutti i regni mi sono stati dati e io li do a chi voglio. Ecco che noi siamo stati a dare a lui questi regni attraverso la maledizione, perché lo scopo dell'uomo prima era portare la benedizione che c'era in Eden, portarla sulla terra. Invece, con quella stupidaggine che ha fatto Eva, purtroppo è sempre colpa delle donne, ragazzi. Io non... Ah, scusa, sei qua. Scusate le donne. Scusate. Siete un aiuto idoneo, non in quel momento, ma adesso siete un aiuto idoneo, gloria a Dio. Abbiamo perso questo dominio e Satana voleva darlo a Gesù, ma Gesù sapeva che doveva pagare un prezzo per questo, che non era il prostrarsi davanti a Satana, ma soffrire la croce per dare, per farci partecipi della grazia di Dio. La grazia che è il bene che nessun uomo si meritava, ma che è stato regalato a tutti. No. Allora, il bene che nessun uomo si meritava, ma che è stato regalato a tutti coloro che ricevono Cristo. Bellissimo, eh? Abbiamo visto questo. Gesù ha detto: no, carissimo, a me non piace vincere facile, non è così che funziona. Questo è comprare, e il male ti compra, il male ti compra. E Gesù ha fatto la scelta guidato dallo Spirito Santo. Il male ti compra, l'abbiamo visto ieri, oggi l'abbiamo un po', diciamo, spiegato. E queste sono quelle cose che Deuteronomio 29-28 dice: le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi i nostri figli, per sempre. Cioè, cosa sono le cose rivelate?
Le cose rivelate sono la verità che colpisce il tuo cuore e diventa rivelazione. Rivelazione che ti serve per mettere in pratica tutto quello che Dio riesce, anzi tutto quello che tu riesci a ricevere da Dio, perché da Dio parla sempre. Dio non sta mai zitto. Vuoi sapere quanto parla Dio? Beh, tu sai quanto parla tua moglie. Beh, Dio parla più di tua moglie. Dio parla Oggi ce sempre. l'hai con me. Sì, amore, oggi ce l'ho. Andiamo a vedere però che nonostante tutto, nonostante quello che è successo 2000 anni fa, oggi, in questo momento, Satana è il principe del mondo. Quanto è importante che tu parli di queste cose ai tuoi figli utilizzando un vocabolario magari più dolce, più parlagli del male, o non usare la parola Satana con i tuoi figli, perché? Perché il mondo diciamo, un po' stigmatizzato, tra virgolette, creato un'immagine di questo demone sconfitto che è Satana, che può creare paura, quindi la sola parola già crea una sorta di paura, ma quando parli di male, il male in sé non è così come quella parola. Quindi puoi parlare di tuo figlio, devi parlare di tuo figlio, a tuo figlio di queste cose. È molto importante perché prima o poi le ascolterà del mondo. E il mondo non ha nessuna intenzione di dire che Satana è sconfitto. Perché noi non abbiamo nulla col mondo, viviamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. E io mi riferisco a tutti coloro che sono figli di Dio per mezzo di Cristo. Ok? Il principe di questo mondo. Vediamo perché. Giovanni funziona. Giovanni 12,31 dice: ora il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. 14:30 dice: non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo che non ha nulla in me. Luca 4:6 dice: e il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere di questi regni e la sua gloria perché essa mi è stata data nelle mani, io la do a chi voglio. Quindi noi comprendiamo in base a questi tre versetti, e ce ne sono tantissimi altri, ma ho preso questi perché non basta un versetto per fare una dottrina, ma abbiamo bisogno di più di un versetto. E ho preso questi tre versetti per comprendere come oggi Satana è colui che governa questo mondo. Beh, non è che ci vogliono dei versetti della Bibbia per comprenderlo, ma basta girarti attorno, vedi un po' quello Accendere che il sta telegiornale. succedendo, o accendere quella scatola lì dove si vedono tutte quelle cose, che è la televisione. Televisione. Ah, beh, televisione, e lì vedi tutto quello che non va. Quindi, ma la Bibbia ce lo conferma, è importante che la Bibbia ti confermi le cose, No, perché perché a se... volte si associa il diavolo, Satana, a Satana in se stesso, ma a volte un'azione di cattiveria come quello che sentiamo non si associa a lui, si associa che la gente che è Ok, impazzita, ma dietro la esatto, gente impazzita c'è sempre il esatto. principe del male. Ricordiamoci che ad ogni azione, grazie per la rosa, grazie. Ad ogni, Patti la guardia, grazie. Ad ogni azione che noi vediamo, ogni azione che noi facciamo, nasce da un ragionamento. A meno che non sia un'azione istintiva, anche quella però è in parte minima nasce da un ragionamento, è un ragionamento automatico che fa il nostro corpo, cioè, anzi la nostra mente, perché? Perché è in fase di protezione, quindi, ma qualsiasi azione noi facciamo nasce da un ragionamento. Il ragionamento nasce da un pensiero. Il pensiero nasce da un'immagine che è nella tua mente. L'immagine dove l'hai presa? Beh, da dove tu hai preso l'immagine, il contesto, la conseguenza è tutto quello che abbiamo detto. Cosa crea il tutto? Un sentimento.
quando già c'è il sentimento e il prediludio della azione, buona o cattiva che sia. Ecco perché è importante mettere nelle nostre menti immagini che sono immagini che vengono dalla parola di Dio, immagini che siano guidate dallo Spirito Santo. Quali sono queste immagini? Ci sono le promesse di Dio, ci sono i momenti che Gesù ha avuto qui sulla terra, ci sono tante cose che sono scritte nella Bibbia, e tutto quello che tu stai pensando e che stai scrivendo è perché tu hai un'immagine distorta di quello che ti hanno detto di Dio. È così, Pier, carissimo. È così. Se tu dici quello che dici è perché? Perché hai un'immagine distorta. Se tu davvero sapessi chi è Dio, tutto sarebbe diverso. E chi è che ti può dire com'è Dio? Beh, non sono io, non è nessuno predicatore che ti può dire com'è Dio, ma è lo Spirito Santo che te lo rivela attraverso Cristo. Tu puoi ascoltare una predica, puoi ascoltare un messaggio. Dio colpisce i nostri cuori in molte maniere. Tutto sta poi in noi se abbiamo l'orecchio pronto e il cuore pronto, predisposto a ricevere la parola di Dio. Luca 10:21 dice: in quella stessa ora Gesù giubilò nello spirito e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Quanto è importante. Mi trovavo a cena con un mio parente e gli ho detto, parlavamo di Gesù, gli ho detto una cosa: tu vuoi conoscere Gesù? Beh, se vuoi conoscere Gesù, devi essere disposto a mettere in dubbio tutto quello che sapevi di Gesù. Perché tutto quello che sapevi di Gesù ti ha portato a non conoscere Gesù. Tutto quello che tu sapevi di Gesù ti ha portato a essere estraneo per Gesù. E questo non te lo puoi permettere perché lui 2000 anni fa ha pagato anche per te. Allora metti in dubbio tutto quello che sapevi e cerca veramente il volto di Dio. Ezechiele 28:12 dice: figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla Dio il Signore, tu mettevi sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi e diamanti, crisoli, onici, diaspri, zaffiri, carboni, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fossi creato. Qui sta parlando di chi? Di Satana. Satana che era un cherubino, non era un angelo Satana. Satana era un cherubino unto per predicare i santuari in cielo. Eri un cherubino dalle ali distese, Ezechiele, guardatelo dietro, Ezechiele 28:14. Guardatelo, sì, si vede, dai, vediamo se posso fare. Che bello. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore, ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, come ogni cosa viene creata perfetta da Dio, finché non si trovò in te la perversità. Ecco il momento in cui Satana inizia finisce di fare la volontà di Dio e inizia a fare la propria volontà. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio, ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza.
Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, attenzione, ti do in spettacolo ai re. Questo si è adempiuto. Perché? Perché Gesù ne ha fatto pubblico spettacolo di lui e di tutti i demoni. Ne ha fatto un pubblico spettacolo inchiodato nella croce. Satana pensava di aver vinto, ma in realtà Gesù, mentre lui festeggiava, Gesù è sceso lì nel seno di Abramo a prendere quelle anime che aspettavano dai tempi di Noè di essere salvate. Ha portato pace nel mondo celeste. Addirittura dice la parola di Dio che alcuni dei santi morti sono ritornati in città dalle tombe. Perché? Perché quando Gesù ha portato sul paradiso, cioè il seno di Abramo, alcune anime sono arrivate di nuovo nel loro corpo. Ecco da dove nasce la dottrina dei fantasmi, da dove nasce, ma in realtà non esistono i fantasmi. Vedi quelle anime che sono... vedi la potenza che c'è stata in quel momento. Wow. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti a vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. E allora dice alcune perché esiste? Allora perché c'è il male? Perché c'è il male? Cosa ascolti? Che cos'è che ascolti tu? Noi abbiamo qui nella nostra mente, ci sono delle sinapsi dove all'interno vengono immagazzinati dei segnali, delle immagini, non proprio immagini. Le immagini ancora non si è scoperto come sono nella nostra mente. Una cosa sappiamo, che si creano dei sentieri che la nostra mente è qualcosa di fenomenale, il nostro cervello è qualcosa di fenomenale. Si creano dei sentieri. Questi sentieri vengono percorsi da impulsi elettrici che creano delle immagini. Nessuno sa ancora come si possono creare queste immagini in realtà, ma sappiamo che si trovano qui. Quando tu per esempio senti un odore, ti viene subito l'immagine di che cosa potrebbe essere quell'odore. Beh, quando si crea questa immagine, si mettono in moto questi sentieri e le sinapsi creano queste immagini e ti arriva il sentimento perché lo ragioni. E l'altro giorno entravo qui, mio suocero c'era, non lo so se aveva cucinato, oh ma che odore, io mi immaginavo, non lo so, una cotoletta di quelle bellissime e lui invece mi ha, no, ho preso qualcosa lì, vabbè. Ma no, ho preso qualcosa. Subito ho creato Allora, perché un'immagine. dice, c'era un Pasquale che diceva nei commenti precedenti perché Gesù lo sconfigge Satana. Ma Gesù lo ha già fatto 2000 anni fa. Gesù è salito sulla croce ed è risorto, è morto ed è risorto 2000 anni fa. Perché c'è il male. Ma dopo 2000 anni fa, dopo 2000 anni, ci sono io che ti sto parlando di lui. Ci sono miliardi di persone che hanno parlato di lui. È stato già sconfitto e adesso lo vediamo. La sconfitta del cherubino. Bene, mio suocero, parliamo di mio suocero e lui spunta, vedi? Aspetta che giriamo un pelo così. Colossesi 2,14. Egli ha cancellato il documento a noi ostile. Egli chi? Cristo. In cui i comandamenti ci condannavano. Egli l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati, le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo,
su di loro per mezzo della croce. 2000 anni fa è successa sta cosa. Chi lo sa? Chi lo Chi lo sa? sa? Chi Chi lo lo sa? sa? 2000 anni fa, ragazzi, è successa sta cosa. Ma purtroppo non c'è conoscenza, come dice la signora Nunzia. Purtroppo non c'è conoscenza. Se tu non sai che il tuo nemico è sconfitto, lo combatterai sempre nella tua mente. 1 Pietro 3,22, 29 minuti. Che è asceso al cielo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati, potenze gli sono sottoposti. Ogni potenza, ogni principato gli è sottoposto. Efesini 6,12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le fortezze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco, è caduto. È caduto Satana. Tutto quello che oggi il male può fare è accusarti nella tua coscienza. Come funziona? Tu fai un'azione, ok? Tu fai un'azione. La tua coscienza ti bussa e ti dice: ehi, guarda che tu hai sbagliato. Fino a qui, fino a qui è tutto a posto. Ci siamo? Fino a qui è tutto a posto. Perché anche lo Spirito Santo si usa della coscienza per dirti: ascolta, fai attenzione perché forse non hai fatto la scelta giusta. Il problema è quando tu ti senti accusato, non ti senti giusto. Se Dio dice che Cristo ha pagato per te ogni peccato che hai fatto, perché tu ti accusi di ogni peccato che fai? Il peccato in sé non è altro che sbagliare il centro del bersaglio. Questo non vuol dire che puoi peccare diciamo, e non avere conseguenze. È ovvio che ogni peccato che fai ha una conseguenza, ogni azione che fai ha una conseguenza, buona o cattiva che sia. Se tu fai una buona azione, sicuramente qualcuno ti dirà grazie. Se tu fai una cattiva azione, difficilmente qualcuno ti dirà grazie. Non è che c'è qualcuno che ce l'ha con quello e allora dice bravo, ci siamo riuniti nella squadra. Nel tuo cuore, attraverso le scelte che fai, dettate dalle immagini che hai nella tua mente, se vuoi equipaggiare i tuoi figli con lo scudo della fede, devi fargli conoscere tutto quello che Dio ha fatto per i suoi figli, dalla creazione al rapimento della Chiesa. Ogni cosa. Domanda. Qua dice Rosam, tu dici in un certo senso che ora stiamo soffrendo nell'aspettativa della venuta di Gesù? Beh, il soffrire è determinato dalle tue scelte. Tu oggi sei le scelte che hai fatto ieri. È anche vero che noi possiamo essere, dobbiamo essere delle nuove creature. Le cose passate sono vecchie, tutte sono diventate nuove, ma è anche vero che se non rinnovi la tua mente vedrai i problemi dove ci sono le soluzioni di Dio. E questo è il problema. Rinnovare la mente serve ad avere la prospettiva che Dio ha di quel problema, ed ogni problema che Dio vede per te deve essere un'opportunità per manifestare la sua gloria. Non so se sono stato chiaro. Sì. Non esistono problemi, diceva qualcuno, ci sono solo soluzioni da trovare. Non è sbagliata questa affermazione. Perché? Perché la soluzione ce l'hai già, la volontà di Dio. La soluzione per ogni essere umano nella propria vita è ascoltare e mettere in pratica la volontà di Dio. Bene ragazzi, è passata più di mezz'ora. Amore, volevi dire qualcosa? No. Certo, sono qua con la Barbara D'Urso. C'è una luce. Bene ragazzi, un bacione, ci vediamo al prossimo studio. Adesso mancherò e andrò per 4 giorni a
in un bel posto, ci sono felice, è successa una cosa bellissima per tantissime persone, non solo per me, ma per tantissime persone. eh, Bello, bello, sarà molto bello, non vi dico niente, Ma è un ma problema se sono atea? No, lo era anche beh, lui, lo era anche lui. guarda, ascolta, c'è più difficoltà a buttare a terra e a ricostruire Mm, mm. che a ricostruire solamente, a togliere tutta la spazzatura che la religione ci ha messo, non la religione in sé, capitemi, che le dottrine di uomini, ecco. Perché di uomini religiosi di legge, non so se riesco a farvi comprendere. Io ero ateo, mi sono messo in cuore di, come Dio dice a Daniele, mi sono messo in cuore di comprendere chi è Dio, e l'unica cosa che puoi fare per comprendere chi è Dio è, è ascoltare la parola di Dio, cioè la Bibbia. Solo così puoi sapere chi è Dio. Perché insulti Napoli e Peppino Impastato? Li conosciamo? Gente strana. E quindi non ha importanza se sei ateo, anzi forse è meglio ricostruire. Anzi forse è meglio Eh, partire da zero e costruire che abbattere fortezze religiose e... Esatto, avvicinatevi a Dio che Egli si mm. avvicinerà a voi, questo è sempre così, è sempre stato così. Bene ragazzi, Salutiamo a Damiano e Faina, credo sì. Un ok, bacione, ciao ciao. ragazzi, ciao, un bacione, Dio vi benedica, ci vediamo alla prossima. Ciao.